Nel corso della storia dell'arte occidentale l'occhiale appare a più riprese, sin dal 1400 attraverso ad esempio il grande maestro fiammingo Jan van Eyck e poi nel corso dei secoli passando da Caravaggio fino ai contemporanei come De Chirico, la De Lempicka, Otto Dix. Vedremo alcuni dipinti che ci condurranno in questa storia dell'occhiale nel corso della storia. Il percorso parte dal pittore fiammingo Jan van Eyck, considerato il maestro della pittura d'olio, che nel 1436 in una celebre opera, La Madonna del canonico Van der Pele, ci mostra un sacerdote, che è il committente dell'opera, inginocchiato di fronte alla Vergine con il bambino. Come simbolo di erudizione tiene in mano degli occhiali ed un libro aperto. Nel 1600 Caravaggio, nella Vocazione di San Matteo, ci mostra un uomo in piedi che tiene degli occhiali e sta osservando delle monete e Cristo irrompe nella scena. Ma quest'uomo presente non viene distratto dalla presenza divina. In questo caso l'occhiale ha quindi una valenza simbolica, allude alla cecità rispetto alla chiamata divina. Nel 1914 Giorgio De Chirico, il grande maestro della metafisica, ritrae Apollinaire in un quadro dove viene mostrato un busto che porta un occhiale scuro. De Chirico allude a una vista interiore, a una capacità del poeta di vedere oltre. La pittrice polacca Tamara de Lempicka, tra i suoi ritratti nel 1931 dipinge un architetto, Pierre de Montaut. In questo caso gli occhiali alludono alla sua professione, quella di architetto, che si evince anche dal fondale del dipinto dove vediamo delle architetture. Sempre tra le due guerre, Otto Dix, rappresentante della nuova oggettività, dipinge un ritratto memorabile, quello della giornalista Sylvia von Arden, che è seduta a un tavolino con una sigaretta in mano e porta un monocolo. Il tratto di Dix accentua l'aspetto caricaturale e in questo caso la presenza del monocolo, quasi un vezzo della giornalista, la rende grottesca. Ma l'occhiale è sempre presente nel mondo dell'arte. Ad esempio, alcuni artisti ne fanno un tratto distintivo. Pensiamo ad esempio a Andy Warhol, che attraverso l'occhiale mostra il suo essere eccentrico, alternativo. O allo stesso modo Salvador Dalì, che con le sue incredibili performance si mostra talora con occhiali improponibili, ma che rendono assolutamente l'idea del suo genio sregolato. Attraverso alcuni esempi abbiamo visto come l'occhiale sia presente nella storia dell'arte, sia nella sua funzione ottica, ma anche con tanti significati simbolici. E abbiamo infine visto come l'occhiale anche nel mondo dell'arte diventa parte stessa del personaggio che è l'artista, che lo indossa, parla di sé e del proprio carattere, della propria ambizione, del proprio essere.